Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole completiamo il discorso sui backup e restore della nostra istanza OpenHub andando a vedere uno script completo di backup che coinvolge sia OpenHub che i dati di InfluxDB, che è un'installazione abbastanza comune per chi usa OpenHub avere anche InfluxDB come motore di persistenza di default, e quindi io ho creato uno script che mette insieme entrambi i backup e poi li sposta su un NAS in modo tale da avere una copia distribuita del file di backup. Passiamo quindi insieme a vedere lo script che vi ricordo trovate anche sul mio repository GitHub chiamato Domotics Duino. Trovate il link nella descrizione del video. Passiamo su Visual Studio Code. Eccoci su Visual Studio Code, abbiamo davanti uno script shell che ovviamente gira su Linux, nel mio caso su OpenAbian, e serve per effettuare il backup completo di OpenHub utilizzando la procedura standard di backup di OpenHub e poi il backup dei dati di InfluxDB e della configurazione di InfluxDB versione 2 che gira su container Docker. Aumento un pochino, così vi spiego proprio in due parole cosa fa lo script, in modo tale che se qualcuno volesse prenderlo dal mio repository GitHub chiamato Domotics Duino, può prenderlo e adattarlo alle proprie esigenze. Nelle prime righe vengono definite delle cartelle utilizzate poi dallo script. Una variabile che si chiama backupdir è la cartella in cui verranno messi i backup, backup name è il nome del file di backup, e poi due cartelle che sono relative alle cartelle di configurazione di InfluxDB2 e alla cartella in cui verrà poi messo il backup. Come vedete fa riferimento a dei percorsi locali come named volumes di Docker, proprio perché InfluxDB io ce l'ho come container Docker. Poi gli echo sono semplicemente dei messaggi a video, quindi la prima operazione che bisogna fare per effettuare un backup consistente, soprattutto per quanto riguarda InfluxDB, che essendo un database continuamente scritto è meglio fermare i servizi che lo scrivono, quindi OpenHub, per far sì che il backup sia consistente dall'inizio alla fine. Quindi cosa si fa? Si stoppa il servizio di OpenHub. Poi si creano delle cartelle di appoggio per dove verranno poi messi i backup di OpenHub e di InfluxDB. Viene lanciato il comando di backup utilizzando il tool standard OpenHub CLI. Vi ricordo che OpenHub da me non gira su container Docker, quindi utilizzo il comando standard e vado a mettere il backup nella cartella che ho creato prima. Poi effettuo la copia dei file di configurazione di InfluxDB subito prima di effettuare la copia veramente dei dati del database di InfluxDB, rimuovendo un eventuale backup lasciato precedentemente nelle stesse cartelle e utilizzando il comando su Docker nativo per il backup di InfluxDB, che è influx backup. Una volta effettuato il backup all'interno della cartella backups db del container, muovo il mio backup all'interno della cartella che ho specificato sopra. Fatto questo, riavvio i servizi di OpenHub e poi creo un targz che contiene sia il backup di OpenHub che il backup di InfluxDB, quindi sono entrambi nello stesso file. Poi vabbè, ci sono giusto delle informazioni di dimensione del file di backup, giusto così da scrivere a video come output del comando. Poi rimuovo le cartelle di appoggio che ho utilizzato per i backup, tanto i backup adesso sono finiti all'interno del file targz, e poi una volta completato il backup lo prendo e lo copio con il comando scp, che è una copia remota su Linux, quindi lo copio sul mio NAS in una cartella specifica. Quando copio questo file, al nome del backup gli aggiungo il timestamp. In questo modo io posso storicizzare i file di backup sul NAS, mentre nel Raspberry ne rimarrà sempre solo uno, che sarà l'ultimo. Con questa semplice procedura che gira tutte le notti, io ho nella mia cartella del NAS la storia di tutti i backup che effettuo. Ovviamente ogni tanto vado a cancellarli, o eventualmente si potrebbe implementare questo script in modo tale che vada a fare una cancellazione dei backup più vecchi di un tot giorni.
Volendo si possono usare anche dei tool automatici per effettuare queste operazioni, però diciamo che nel mio caso non servono, perché io vado a mano nella cartella ogni tanto e cancello. Ricordo appunto che questo script lo potete scaricare dal mio repository GitHub, che vedete qui adesso a video, e si chiama Domotics Duino. All'interno dei repository c'è il repository chiamato OpenHub 4, in cui nella cartella backup script abbiamo il file che abbiamo appena visto. Bene, detto questo mi fermerei qui. Abbiamo quindi completato questa miniserie dedicata ai backup e ai restore di OpenHub e servizi annessi, come in questo caso InfluxDB, e avevamo visto anche in precedenza dei comandi per tenere aggiornato sia il sistema operativo che appunto la versione di OpenHub. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!